Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi propongo l'idea di quest'anno per i segnaposti per il giorno di Natale. Io li ho pensati come segnaposti, però senza nome potrebbero essere l'ennesima decorazione natalizia. Questo è un elfetto che si è nascosto nel cappello di Babbo Natale. Quindi lui è molto piccolo ed escono solo gli scarponcini. In questo caso non è imbottito, vedrete alla fine del tutorial cosa ho messo nel berrettino. Sempre alla fine del tutorial vi mostro anche eventualmente come modificare lo schema per fare il berrettino un po' più piccolo. Vi lascio nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra la playlist con tutti i lavori di Natale che vi ho fatto finora. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci servono un filato, io ho utilizzato il filato duetto, e un uncinetto un po' più piccolo di quello richiesto dal filato. Il duetto si lavora con uncinetti da 4 mm e io ho usato un uncinetto da 3 mm. E ho aggiunto nel filato un filo di lurex. Questo non chiedetemi dove l'ho comprato perché ce l'ho da tanti anni. In ogni caso è un filo di lurex sottilissimo. È sottile come un filo da cucito. E poi ci serve solo una forbice e un ago da lana e, se vogliamo, perline a piacere. Iniziamo facendo un anello magico e se non sapete fare l'anello magico ho fatto un tutorial specifico, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Nel giro 1 lavoriamo 5 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo a spirale, quindi vi consiglio di marcare l'inizio di ogni giro con un marker o con un pezzetto di filo. Nel giro 2 e nel giro 3 lavoriamo i 5 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. 1, 2. Quando lavoriamo senza aumenti, il lavoro si arrotola su se stesso e rimane fuori il rovescio. Siamo noi che dobbiamo girare il lavoro sul lato dritto. E proseguiamo. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto, 1, 2 e 4 punti. 1, 2, 3, 4. Dal giro 5 al giro 10 lavoriamo i 6 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. Nel giro 11 lavoriamo un aumento nel primo punto, e 5 punti bassi. 1, 2 e nel giro 12 lavoriamo i 7 punti che abbiamo, punto su punto. 1. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento e 6 punti bassi. 1, 2 e nel prossimo giro lavoriamo un punto in ogni punto. 1, 2. Nel giro 15 lavoriamo un aumento e poi un punto in ogni punto, 7 punti bassi. 1, 2. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti
e un aumento, 2 punti bassi nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Lo schema del cappello prosegue in modo molto simile ai giri che abbiamo visto assieme, quindi non ve li mostro tutti lavorati, qui di lato vi lascio scritto lo schema, voi potete riscriverlo o fotografare lo schermo. Lavoriamo insieme gli ultimi 3 giri del cappello. Nel giro 30 lavoriamo 2 aumenti doppi, per ogni aumento doppio lavoriamo 3 punti bassi in un punto, 1, 2, 3 e ripetiamo 1, 2, 3. Poi lavoriamo 9 punti, 1, 2, 9, 2 aumenti doppi per 2 volte 3 punti bassi in ogni punto, 1, 2 e completiamo lavorando 19 punti bassi, un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento nel primo punto, 2 punti bassi nel primo punto, un punto, 2 aumenti per 2 volte 2 punti bassi in ogni punto, 1, 2, un punto, un aumento. 9 punti, 1, 9, un aumento, un punto, 2 aumenti, 1, 2, un punto, aprite il lavoro qui perché ci sono parecchi aumenti e potrebbero nascondere il punto successivo, un punto, un aumento e completiamo il giro lavorando 19 punti, 1, 2 e 19. Facciamo un punto bassissimo nel prossimo punto, una catenella e da qui iniziamo l'ultimo giro. Nel giro 32 lavoriamo un punto gambero in ogni punto. Per il punto gambero lavoriamo come per il punto basso, ma anziché andare avanti torniamo indietro. Quindi adesso partendo dal punto precedente, entro nel punto, porto fuori il filo e chiudo il punto. E lo lavoriamo un po' morbido, un punto in ogni punto. Lavoriamo anche nel punto bassissimo e alla fine tagliamo il filo lungo per poter cucire. Togliamo il marker, infiliamo il filo in un ago senza punta, giriamo il lavoro sul rovescio e colleghiamo l'ultimo e il primo punto entrando nella gobbetta del punto. E sul dritto il lavoro è perfetto. Dietro facciamo un nodino
e intanto il filo lo teniamo qui. Per lo scarponcino prepariamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio. Lavoriamo anche qui a spirale, quindi mettiamo un filo o il marker e nel giro 2 lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto e 2 punti, 1, 2, e ripetiamo un'altra volta un aumento, 2 punti. Nel giro 3 lavoriamo un aumento e 3 punti, 1, 2, 3, e ripetiamo un'altra volta un aumento, 3 punti. Nel giro 4 lavoriamo i 10 punti che abbiamo punto su punto, 1, 2, nel giro 5 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione, e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e ripetiamo un'altra volta 3 punti, una diminuzione, 1, 2, 3, una diminuzione, e nel prossimo giro lavoriamo gli 8 punti che abbiamo, un punto in ogni punto. Completato il giro, tagliamo il filo e riempiamo con un po' di ovatta. Con un ago senza punta chiudiamo il foro che ci rimane passando attraverso la mezza catenella esterna dei punti che ci rimangono, da fuori verso il centro. E alla fine tiriamo. Passiamo ancora tramite qualche punto e poi dentro e fuori dalla scarpetta per nascondere il filo. Questi scarponcini li appiattiamo un po' e ne facciamo 2 identici. Con gli spilli fissiamo gli scarponi al berretto nella posizione in cui abbiamo fatto gli aumenti negli ultimi 2 giri per creare appunto lo spazio per lo scarponcino, e con qualche punto cuciamo.
Qui non tiriamo il filo, altrimenti stringiamo il berrettino e cuciamo anche l'altro scarpone. Alla fine facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso il berretto. Il berretto il fetto è pronto, ora non ci resta che decorarlo come preferiamo. Io ho deciso di mettere delle perline che scendono dalla punta dove aggancerò la targhetta con il nome, in modo molto semplice. Prendiamo ago e filo, io ho usato un filo da ricamo di cui ho tenuto solo 2 fili, l'ho aperto e ho tenuto solo 2 fili e ho scelto delle perline. Potete utilizzare qualunque perlina vi piaccia di più. Entriamo sul retro da uno dei fori della lavorazione e usciamo dal cerchio magico. Teniamo una codina di filo e ripassiamo per lo stesso punto, uscendo di nuovo dal cerchio magico. Infiliamo le perline nell'ordine . Infiliamo anche la targhetta e torniamo dentro le perline, ripassando dall'ultima alla prima. Rientriamo con l'ago nel cerchio magico e usciamo da dove siamo partiti. Qui annodiamo l'inizio e la fine del filo e li nascondiamo. E questo è il risultato, o almeno io così me l'ero immaginato. Quest'anno ho pensato a dei segnaposti un po' più eleganti, diciamo così, ma questa è solo la mia versione. Per esempio, potreste fare i berretti tutti di colori diversi, rossi, verdi, blu, bianchi, personalizzati per ogni commensale, e invece di utilizzare perline tipo perle proprio, potreste usare appunto perline di legno, perline colorate, o semplicemente non mettere le perline e attaccare direttamente il cartellino. Possiamo imbottire questo berretto con un po' di ovatta oppure non imbottirlo, perché comunque mantiene la forma avendo lavorato bello stretto, oppure, come nel mio caso, imbottirlo di una dolce sorpresa. Io metterò un cioccolatino in ogni berretto e poi posizionerò il segnaposto di fianco al piatto, come sempre. Francesca è un nome lungo e in famiglia abbiamo quasi tutti nomi lunghi, e quindi ho fatto il berretto bello alto con la parte stretta un po' lunga, ma se volete potete farlo anche più corto, basta togliere giri da 6 punti. In questo caso abbiamo lavorato dal giro 5 al giro 10, giri da 6 punti. Qui invece di giri da 6 punti ne ho fatto uno solo, in questo modo il berrettino viene un po' più basso, e questo può essere o perché avete nomi più corti o volete fare il cartellino più piccolo o vi piace semplicemente farlo un po' più corto. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che l'idea di quest'anno per il segnaposto vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate, perché io la trovo un'idea semplice, ma devo dire a me, e d'altra parte l'ho pensata io, a me piace tantissimo. Fatemi sapere se il tutorial vi è piaciuto regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. Come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, vi ringrazio veramente
con tutto il mio cuore per l'appoggio e per i bellissimi messaggi che mi scrivete sempre e per le tante foto che mi mandate dei vostri lavori. Sapete che adoro vedere i vostri lavori. Potete condividere le vostre foto con me taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!